Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, oppure ascendente Toro, oppure Luna in Toro o Venere in Toro. Andiamo a vedere da questo momento in cui guardi questo video, sono video senza tempo, che cosa accade per te nell'amore. Andiamo a vedere, partiamo dagli oracoli, mettiamoci prima questi. Mettiamo uno di questi, uno di questi, e poi, anzi mettiamone anche uno di questi, anzi questi li mettiamo dopo, mettiamone questi. Vediamo come stanno le energie. Toro. Controllare le situazioni e i problemi. Utilizza la forza e il potere che gli dei ti hanno dato e in lugar di temere, nel momento in cui temi che altre persone possano intentare a controllarti. Mi arriva la percezione come se ti sentissi manipolato o manipolato nelle energie da una donna o da un uomo a livello relazionale, come se ti fossi sentita o sentito un po' manipolato nell'energia, un po' presa in giro, un po' manipolata, un po' manipolato. Ragazze mie, tutto arriva per un fine, ok? Quando abbiamo le percezioni, non sono le persone in sé. Ti devi rapportare con le emozioni che vivi in merito a quello che percepisci, non con la persona stessa. Affidandoti a quell'emozione, poi sarà l'emozione che ti guiderà nei confronti di una persona. E stati sicura che quando dici ho fede in te a un'emozione, tu quello che farai con l'altra persona è impeccabile e perfetto, al di là se dici sì o al di là se dici no. Quindi percepisco un po' di questa energia. Vediamo cosa dicono questi altri. Non c'è problema, dicono. Non sei destinata o destinato a lottare e aprirti il cammino con sforzo. Lascia andare le preoccupazioni del tuo ego e osserva come si desmoronano di come si distruggono i muri immaginari. Già lo hai fatto. Allora mi dicono che già nelle relazioni hai avuto modo di percepire questa sorta di pressione o manipolazione, ma erano soprattutto degli scenari che la tua mente ti faceva per farti sentire inadeguata o inadeguato. Non c'è questo problema, è solo un problema mentale, mi dicono qua. È come se stiamo attraversando questo momento. Perché dice non devi lottare per una persona, ma allora il confine è sottile, no? Non devi lottare per una persona, però devi lottare per amore. E dice, ma la persona, no, Magia Pratica Zero, il grande podcast, vi ricordate? Ok. Devi lottare per amore. Cosa significa lottare per amore? Lottare contro le tue resistenze all'amore. E allora il fatto che tu ti possa sentire manipolato o manipolato o le energie possono essere di questo tipo, no? Adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi, però da queste carte emerge il fatto che è come se ti sentissi schiacciato o schiacciato nella relazione. Allora, qual è l'emozione che provi più forte? La pratica sciamanica è molto semplice. Qual è l'emozione più forte che provi in merito a questo? Ok, dia a quell'emozione o fede in te, dai un posto nel tuo cuore a quell'emozione e vedrai che non c'è bisogno di lottare contro qualcuno o contro qualcosa, ma solo con le tue resistenze a darti a quell'emozione, capito qual è il senso? Tu sei unica, unico, non devi sforzarti per piacere a qualcuno. Ok? Allora, mi stanno descrivendo energeticamente come ti senti. Vediamo qua. C'è un amore folle, probabilmente hai un amore folle per qualcuno o hai potuto sperimentare un amore folle o di gelosia o di attacchi o di io attacco, mi difendo, no? Allora, questa è passione che quando viene indirizzata, non viene canalizzata bene, determina scontri con l'altra persona o rabbia, no? Rabbia, frustrazione sono agli antipodi, sono uno genera l'altro e viceversa. È come se avessi lottato per affermare la tua unicità agli altri, ma non lo devi fare più.
Tu sei un essere unico e ripetibile, cioè la capacità che ha una persona toro di essere radicata e meravigliosa, ehm, io lo conosco bene, io lo conosco bene. Tra le persone che ho amato di più erano toro, da buon acquario, cioè diametralmente opposti, ma proprio perché mi hanno fatto penare, e viceversa, cioè perché? Perché sono due... ehm, quando inizi a vedere che la differenza non esiste e che la differenza sta nel come tu ti approcci a quella persona a livello emozionale, tutto cambia. Allora un toro, fare l'amore con un toro significa fare l'amore con l'eternità, parliamoci chiaro. Cioè è la bellezza in tutto, siete dominati da Venere, non dovete dare adito alla vostra mente, siete unici, uniche, ok? Adesso vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Allora, spiriti, amante mistico, salve esatta supplicante. Amore toro. Queste forse è meglio se le metto qua. Voi vedete ragazzi e ragazzi? Sì, più o meno. Vabbè. Vediamo, facciamo una simil celtica, simil però perché adesso vedete. Allora, energia attuale nell'amore per te. Energia positiva che arriva in amore per te. Energia negativa o in ombra. Passato. Energia futura. Energia passata. Energia futura. Poi mettiamo il consiglio, come ti vede l'altra persona, come ti vedono gli altri, come ti percepisci tu interiormente e il risultato potenziale. Si vede? Ok. Allora, energia attuale nell'amore per te. Cavaliere di denari. Allora, qua ci sei tu. Allora, questa energia tua è un'energia di grande concretezza. Io ti vedo essere pragmatica, pragmatico, solido, affidabile, proprio quello che ti dicevo prima. Siete tra le persone più affidabili del mondo. Cioè, concretezza, stabilità, solidità, siete proprio il fiore di madreterra. E questo Cavaliere di Denari conferma questo, perché il Cavaliere di Denari mi dice che tu, sapete che ogni tarologa ha dei suoi codici, no? Per me il Cavaliere di Denari è quello che arriva lento e arriva come meraviglioso deve arrivare, cioè arriva per restare. E allora qua abbiamo concretezza, stabilità, affidabilità e questo si può riversare in una relazione che stai avendo oppure semplicemente è la tua predisposizione a volere concretezza nella tua vita per come tu la meriti. Ecco perché magari molti di voi o molti di voi si stanno concentrando nel lavoro o nella vita pratica, nella vita quotidiana, no? Aspettando il loro momento giusto. Vediamo al positivo nei prossimi giorni cosa arriva per te. Due di spade, i dubbi si schiariranno nei prossimi giorni. Se avevi dubbi in merito a una persona o più persone, è come se il 2 di spade al positivo mi dice che la sospensione prima del giudizio che hai dato, la sospensione, no? Ti sei astenuta o astenuto dal giudicare o dal mettere delle etichette, questo porterà una chiarezza mentale nei prossimi giorni. Vediamo il blocco ombra qual è? Il 7 di bastoni. Probabilmente hai messo limiti a qualcuno o ci sono dei limiti con qualcuno, ci sono delle distanze con qualcuno o più di una persona. Al blocco questo 7 di bastoni mi dice che c'è una sorta di no, non voglio parlare, no, non mi apro, oppure difendo le mie posizioni, c'è un po' di rigidità, non so se da parte tua o da parte di qualcuno, poi lo andiamo a vedere nel corso della lettura. Andiamo a vedere cosa è successo nel passato. Qua abbiamo un 6 di coppe e la morte. Allora, qua vedo che abbiamo avuto un cambio fortissimo nella nostra vita emozionale, nel recente passato. E questa cosa è possibile che tu ti sei messa alle spalle un amore del passato, degli amori del passato. Hai un po' chiuso, no? Hai un po'... è come se tu
Allora, hai fatto i conti con il tuo passato e ti sei avvicinato a quella bambina, al bambino interiore tuo. Questo ti sta portando adesso a sapere esattamente che cosa vuoi, a sapere esattamente che cosa vuoi. Hai potuto chiudere una relazione qua nel passato, riconnettendoti con la tua bambina, il bambino interiore, mettendo dei limiti, difese, no? Non volendo ancora eh, pensare a nulla, etichettare nulla, e questo porterà fortuna nei prossimi giorni. Perché andiamo a vedere cosa accade nell'amore per te. Qua il re di denari, fortissimo, 7 di denari. Allora, vedo che qua tu, ti dico cosa accade in primis a te. Qua vedo una responsabilità tua che arriva, come se sapessi esattamente cosa meriti e non... ehm, sto cercando le parole giuste, eh. Allora, quello che arriva qui è, per quanto riguarda qualcosa che accade nel lavoro pratico, che ti darà soddisfazione tanto da non fare più andare la mente nei meandri del poco valore di te. Cosa voglio dire? Qua io vedo che fai un investimento lavorativo, economico o un nuovo lavoro o qualcosa che ti permette di sentirti potente e di non avere a che fare più con, come dire, quella sensazione di sentirsi schiacciata o schiacciato per l'amore nei confronti di qualcuno, ok? Quella sottomissione, questo stavo cercando le parole giuste per dirtelo, perché ti vedo nel pieno del tuo potere personale, con Re di denari e 7 di denari, e vedo anche che per alcuni di voi qua è in arrivo una persona con i tuoi stessi valori. Non arriva subito però, non è domani o dopodomani che guardi questo video, è in arrivo con i tuoi stessi valori, questa persona qui. E vedo che si pianterà qualcosa di veramente interessante, tant'è che le nuvole inizieranno a diradarsi. Ok? Abbiamo potuto vivere, ripeto, un amore folle che ha un po'... quell'amore folle che ti schiaccia, no? Ecco la morte dove sta, nel passato o nel recente passato, mettendo adesso un po' di difese. Questa prima parte della lettura mi sta raccontando della tua centratura, della tua centratura. Tu riconosci qua il tuo valore per quello che produci nella materia. Qual è il consiglio? Andiamo a vedere. Il consiglio è il diavolo. Il consiglio è il diavolo. Infuocati sui tuoi obiettivi. Infuocati sui tuoi obiettivi. Il diavolo ti dice, mentre ti infuochi sui tuoi obiettivi, ti dice, tu ottieni tutto quello che vuoi, a patto che superi le paure di ottenerle. Non so se mi sono spiegata. Il diavolo ti dice, focalizzati sui tuoi obiettivi, tu ottieni tutto quello che vuoi, a patto che superi le paure di ottenere quegli obiettivi. Ok? Vediamo un po' come ti percepiscono gli altri esternamente. Ti percepiscono come una persona amabile, come una persona regina di coppe, no? Ti percepiscono come una persona che è eroticamente eccitante per le sue profondità. Gli altri ti percepiscono così, empatica, sensibile, profonda, e quella profondità è talmente erotica, è talmente avvolgente, che è irresistibile. E ti percepiscono anche come una persona molto paziente. Vediamo tu come ti percepisci interiormente. Il 6 di denari, tu vuoi un amore equilibrato, vuoi che ci sia equilibrio nella tua vita, nella vita pratica, nella vita quotidiana. Tu ti percepisci come una persona generosa, tu ti percepisci come una persona che sa dare, una persona saggia, no? Ed è giusto così, perché sei così. E vediamo qual è il risultato potenziale. Qua abbiamo il carro. Il carro mi parla del fatto che c'è una persona che si muove verso di te, uno spostamento verso di te.
questa persona può venire da un altro paese o può non abitare dove abiti tu, ma mi parla di una persona che viene nei tuoi confronti. Allora, questa cosa però non arriva subito, 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 perché arriva nel momento in cui tu superi le paure di ottenere quello che vuoi in amore, perché qua parliamo di una persona radicata, una persona stabile. Potrebbe essere una persona che incontri dove lavora questa persona, o tu e questa persona potete lavorare vicini o avere delle cause in comune, cause comuni. Fatto sta che al positivo nei prossimi giorni ti si schiariranno le idee, ma primariamente schiarirsi le idee significa che tu rientri nel tuo valore personale. Investendo sul tuo valore personale, sblocchi la manifestazione esterna, il carro. Ricordati che questa cosa non arriva proprio tra un'ora. Questo è per la maggior parte di voi. Perché? Perché siamo tantissime, no? Perché è come se dovessi rientrare nel valore personale. E poi accade questo. Ok? Vediamo cosa mi raccontano le specifiche. Energia attuale, Toro, amore, Cavaliere di denari. 9 di bastoni. Ti vedo un po' sulla difensiva rispetto al mondo, magari hai tante cose da fare, sei un po' stressata, un po' stressato per altre questioni riguardanti la vita pratica, la routine pratica, le cose pratiche, no? Mantenendo un certo distanza, giustamente, insomma, no? 2 di spade al tuo positivo. Arriva l'amore, io te l'ho detto, c'è l'asso di coppe. Arriva un nuovo amore o il... cioè, 2 di spade come prima carta, mi dicono col Cavaliere di denari, il Re di denari, non è proprio tra un'ora. Però è come se alla fine queste nuvole si diradano e è in arrivo per te quest'amore, questa coppa che si apre, no? Questa coppa che ti viene offerta, questa perla, va bene? Qualcosa che da una situazione grigia, guarda com'è bella questa carta, wow, dici, ok? Vediamo il blocco, il 7 di bastoni. 10 di spade. Qua è finita una relazione. Oppure si è concluso un ciclo molto doloroso e questo è da superare. Magari hai vissuto una, no, una tormenta forte, lo dicevano anche qui. E una tormenta forte, qualcuno ha messo un blocco, eccetera, una persona con la quale sentivi una forte connessione, però poi non è andato, sta andando lenta. È come se ciò che bisogna superare qua è una prova necessaria, una fine che c'è stata con qualcuno. Devi superare una fine con qualcuno. Cioè, con che cosa? Infuocandoti nel tuo valore, ci dicono le carte. Vediamo questo Re di denari. Il 6 di coppe, sì. Allora, e qua mi dice che è come se tu... Per molti di voi è la stessa persona, però qual è il senso il 6 di coppe con Re di denari? Il Re di denari sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, ma anche un'altra persona che ti corrisponde perfettamente. È come se tu riscoprissi un valore personale che non ha nulla a che vedere con quello che hai attraversato prima. Quel valore personale ti permette di seminare in te la gioia di essere veramente quello che vuoi essere in amore senza nasconderti più. Quindi potrebbe essere anche una persona che già conosci con questo 6 di coppe. E il 7 di denari? 4 di bastoni. Vedo un incontro con una persona che conosci già per alcuni di voi, altrimenti un incontro però non è subito, magari all'interno di un posto di lavoro o questioni riguardo dove tu o dove sta dove lavora questa persona, perché qua vedo un incontro dove si semina in questo incontro, vedo gioia, festa, allegria e si semina qualcosa di nuovo funzionale a quest'asso di coppe. Ecco perché le nuvole si diradano. Vediamo il consiglio per te sul diavolo. Il Papa, qua ci sei tu. Infuocati nei tuoi obiettivi, nei tuoi desideri e usa la legge spirituale per non aver paura di ottenerli. Quindi il consiglio è: supera le tue paure relative a ciò che vuoi ottenere. Il Papa. E il Papa è colui che è strumento del cielo sulla terra. E il diavolo sono paure, attaccamenti e resistenze, 5, 15, quindi è l'ottava, è come se fossero le varie ottave, no? Il consiglio con il Papa è: tieni fermi i tuoi valori. Quali sono questi tuoi valori? È quello è, va bene? Ancora, vediamo come ti percepiscono gli altri. Qua c'è la regina di coppe. Il diavolo, ah. Allora,
Gli altri ti percepiscono come una persona che è eroticamente attraente, profondamente attraente, allo stesso tempo come c'è una persona qua che è attratta a livello profondo da te, perché ti percepiscono anche come colei o colui che sa toccare i punti più profondi della psiche e da lì nasce un forte erotismo che può generare anche delle catene invisibili, no? Sono tutte prove. Qua c'è molto erotismo, molto forte la cosa. Allora, se vuoi un amore equilibrato, no? Mi dicono, le carte dicono che già arriva, però qual è il senso? È già predisposto per te, perché le carte leggono tutto il potenziale. Supera le paure degli attaccamenti in amore. Superati. Vediamo il carro, alla fine. La regina di coppe, alla fine arriva ciò che stavi aspettando. Alla fine arriva ciò che stavi aspettando, un pochino di pazienza. Perché qua c'è il infuocarti nel tuo valore. Due altre sul carro. 7 di spade. 8 di bastoni. Arriva quello che stavi aspettando, ma non nei modi in cui pensavi. 7 di spade mi parla di modi non convenzionali. Quello che stavi aspettando arriva, ma non nei modi convenzionali o che stavi pensando. 8 di bastoni, tutto ciò che era fermo fluisce e soprattutto, seguito dal 7 di spade, potrebbe essere un messaggio, qualcosa che potrebbe non essere come pensi e invece è come pensi. Non so se mi spiego, magari una persona che ti scrive una cosa, però vorrebbe dirti mi fa impazzire, invece ti dice, che ne so, sei mai stata in Colombia? Capito? Ecco, modi non convenzionali o non quello che pensi. Ok, vediamo adesso cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto all'info box in descrizione. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Eh sì, eh sì. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Allora, questa persona farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita. Credo aprire completamente il cuore proprio, che si sente. Perché farà con te una cosa che non ha mai fatto nella vita? Perché si sente attratto irrefrenabilmente dal tuo modo di essere, di fare, dal tuo modo di percepire le emozioni. Sì, ma il toro, voglio dire, fortissimo, eh. Cioè, Venere, dominata da Venere. Che cos'altro? Mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Allora, e qua vediamo quel 6 di coppe, no? Mi sono dovuto allontanare, magari c'è stata una, no? Ho messo una rottura, scusami, ho messo uno stop, un blocco che ha dato tanto dolore a entrambi, vivendo una connessione molto profonda nel recente passato, adesso si era rallentata, mi sono dovuto allontanare per capire che ti ho sempre amato. Perché per alcuni di voi che è la stessa persona, perché qua c'è una cosa irrefrenabile, irrefrenabile. Però qual è il punto di questa connessione? Mantieni i tuoi principi, i tuoi valori, non ti abbassare, ok? Come magari hai potuto fare in passato. Vediamo cosa ti dicono questi altri. Persona divorziata, uno dei due potrebbe essere una persona divorziata. Relazione di tipo diverso, potete avere una relazione con differenza di aspettative o di tipo diverso, una relazione diversa. Ognuna di voi sa a cosa mi riferisco. Credo che si riferisca anche al modo diverso che approccerà questa persona con te, non convenzionale. Magari ti osserva, ti guarda, comprende le tue profondità e poi ti scrive. Arriva all'improvviso. Mi spiego? Vediamo cos'altro. Non sei pronto, che ti ho detto io qua? Non è subito questa cosa, non sei ancora pronta. Qua dice 10 giorni da partire da adesso. Va bene? Ok. Vediamo adesso. Dove stanno quelle altre? Eccolo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli.
Supera gli ostacoli, te l'ho appena detto. Supera gli ostacoli. Gli ostacoli non sono la fine, ma promemoria donati dalla vita. Ti fanno comprendere che forse devi cercare la felicità in un modo nuovo. Guardando da un'altra prospettiva, scoprirai che il sentiero è sempre stato lì. Affrontando il cambiamento con una mente flessibile, sentirai la gioia avvicinarsi lentamente. E ti ho detto che qua c'è uno switch. Cioè, quello che possiamo percepire come ostacoli, lo vediamo benissimo dalla lettura, è affinché tu abbia un amore equilibrato, rientrando nel tuo potere personale, della tua bambina o bambino interiore, seminando in quello e avrai questo incontro. Non ti abbassare, non mercanteggiare per niente, ti stanno dicendo, ok? Vediamo cosa hanno da dirti questi altri oracoli. E no si riferisce soprattutto a quello che ti ho detto, non mercanteggiare. Cioè, porta avanti i tuoi valori, unisci gli estremi e poi lasciati sorprendere. Te lo dicevo con questo 7 di spade, 8 di bastoni. Cioè, lasciati sorprendere perché arriva qualcosa di nuovo, apriti al nuovo, non dare niente per scontato. Se questa persona ti dice, la fai impazzire a questa persona. Allora, anziché dirti mi fa impazzire, magari viene sotto casa tua, che ne so, dice, mi trovavo qua perché qua c'è la ferramenta di cui ho bisogno. Cioè, capito? Ci sarà questa cosa strana che tu dirai, la Francesca mia me l'aveva detto. Ok? Quindi, detto questo, ragazzi e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!